Inter Monza 4-1, è tornata l'Inter, sono tornati i 3 punti, un grande San Siro veramente rovente vestito a festa e una partita che ci ha dato tanti spunti, con notizie di mercato verificate anche dallo staff di Passione Inter e a cui bisogna prestare veramente molta attenzione, mentre la nostra Romina allo stadio vi segnalo che ha pungolato Jan Bissek con una domanda che poi ha dato il titolo a tanti quotidiani in queste ore. Nel frattempo, sui social, invece, ovviamente con il ritorno della nuova stagione, non poteva mancare l'ennesima nuova polemica arbitrale. Pronti via subito e ne parliamo in questo contenuto perché, come ogni anno, vi riporto quello che è il mio format del giorno dopo, in cui ti racconto 5 cose che potresti non aver visto in Inter Monza 4-1. E allora, ben ritrovati, amiche e amici interisti. Vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'hai ancora fatto, iscrizione al canale qui sotto. Ti aspetto poi nel club, qua in alto, il QR code da inquadrare per entrare a far parte del club di Passione Inter, dove ieri la chat era rovente dopo una partita, una diretta ieri clamorosa. A un certo punto eravamo quasi 5.000, una delle dirette più calde dell'ultimo anno quasi. Vabbè, no, qualcuna è andata ancora più su, ma veramente una grandissima diretta per celebrare questa vittoria, ma una diretta in cui secondo me anche nei commenti avete parlato molto poco di quelle che sono state dichiarazioni molto importanti di Marotta e che infiammano i prossimi giorni di mercato. Perché lo possiamo dire, ragazzi, lo possiamo confermare ufficialmente: il mercato dell'Inter non è finito qui, al contrario di quanto è stato detto magari in queste ore. Perché innanzitutto, al di là del rinnovo di Pio Esposito in arrivo, ci sono ovviamente le questioni Aslani e Massoleni in uscita che entreranno nel vivo nelle prossime ore. Si sta raffreddando l'ipotesi Roma per Luis Enrique, visto che la Roma sta andando su un altro giocatore in arrivo dal Fenerbahce, ma Luis Enrique comunque andrà tenuto d'occhio. E nel frattempo, attenzione però davvero, perché l'Inter si sta muovendo su un attaccante e questa è la vera notizia di queste ore. L'indizio pesante è arrivato anche dal presidente Marotta, che ha parlato prima della partita e ha specificato tra l'altro un aspetto che è ancora più entusiasmante, comunque che ci tiene ancora più attenti da qui alle prossime ore, perché come dice Marotta, se l'Inter si muove non lo fa per profili di secondo piano o riempitivi, anzi vi leggo proprio le sue dichiarazioni, che a un certo punto dice: eccolo, siamo sempre attenti a valutare nuovi innesti, naturalmente seguendo le indicazioni del mister Kivu e grazie anche a una proprietà che non si è mai tirata indietro, a proposito di investimenti. Attenzione qui, ci muoviamo solo su profili importanti, sia chiaro. Abbiamo infatti costruito questa squadra alcuni anni fa con l'obiettivo di farla durare nel tempo e i cambi sono sempre stati minimi, quelli necessari. Quindi, fino a pochi giorni fa io vi ho sempre detto che l'Inter sta monitorando il mercato degli esterni offensivi in caso di addio di Luis Enrique, chiaramente. Cosa che evidentemente rimane sul tavolo, perché il tema Luis Enrique rimane comunque da tenere d'occhio nelle prossime ore. Però ora da più parti arriva questa conferma, ovvero che l'Inter sta ragionando anche su una quinta punta, e non è una quinta punta riempitiva, un'occasione diciamo banale come profilo, ma evidentemente un nome importante. Cercheremo di saperne di più, magari già nella diretta di stasera alle 19:30 ne parleremo. Nel frattempo ho trovato su X un utente che faceva notare anche una curiosità interessante. Siamo dentro gli ultimi giorni del mercato e ci faceva notare che dal 2019 al 2025, ecco, l'Inter nell'ultima settimana del mercato estivo ha sempre fatto qualcosa, ha sempre messo a segno almeno un innesto, alcuni più riusciti come può essere Darmian, Acerbi o anche Akanji soprattutto l'anno scorso, altri un pochino meno come può essere magari Correa o soprattutto Palacios e Klassen, che sono passati un po' in secondo piano, ma l'Inter negli ultimi giorni qualcosa ha sempre fatto e quindi attenzione alle prossime ore per quanto riguarda il mercato. Vi dicevo invece di una polemica arbitrale, una polemica che fortunatamente non sta trovando molto spazio sui giornali, quindi non sta avendo quella risonanza ulteriore, ma vedremo nelle prossime ore con le trasmissioni della domenica sera se aggiungeranno qualcosa. Sui social però se ne sta parlando tantissimo, con il mondo juventino soprattutto che sta spingendo molto sul gol dell'1-0 di Hakan Çalhanoğlu. Tra l'altro stanno facendo girare questo video di una qualità imbarazzante dove non si vede quasi niente.
E qual è la polemica? Dicono che Bissek fosse in fuorigioco e stesse impallando la visuale del portiere del Monza Pizzignacco, e quindi dicono che il gol dell'1-0 dell'Inter andava annullato secondo il loro punto di vista. Faccio notare una cosa a chi sta condividendo questo video, che lo stesso video che loro hanno condiviso dura 15 secondi. Capisco che la soglia di attenzione si è molto abbassata, ma basterebbe andare oltre i primi 6 secondi per capire che quello che stanno dicendo è sbagliato e viene smentito dallo stesso video che loro stanno condividendo, perché andando un pochino più avanti c'è anche un'immagine da dietro la porta dove intanto viene smentito il fatto che Bissek avrebbe toccato il pallone. C'è qualcuno che ha scritto addirittura in un italiano molto rivedibile, profili che hanno un grande seguito, per questo lo segnalo. Pare che Bissek l'abbia toccata, e poi la riga sotto scrive il tocco di mano è netto e evidente. Come? Prima metti il condizionale e poi è netto ed evidente. Ecco, il tocco non esiste, perché poi vedete il pallone lì bianco che si vede molto bene sul fondo verde del campo, passa a metà strada tra il difensore, che dovrebbe essere Mangas se non vado errato, del Monza, e il nostro Bissek, che nessuno la tocca. E soprattutto vengono smontate le teorie sul fuorigioco per tanti motivi, perché il regolamento intanto andrebbe letto, ma soprattutto specifica che questi tipi di situazioni vengono annullati se, diciamo, il giocatore dell'Inter fosse stato nell'area di porta, nella cosiddetta area piccola. E soprattutto vedete che Bissek è molto spostato verso sinistra, quindi Pizzignacco eventualmente è impallato dal proprio compagno di squadra, per cui fuorigioco inesistente, gol assolutamente regolare. Qualche dubbio in più invece, qui cominciamo ad accendere la polemica sul gol con cui il Napoli sblocca una partita che stava diventando piuttosto rognosa contro il Genoa sullo 0-0. Ecco, nel secondo tempo, con l'assalto finale, De Bruyne spinge così sulla schiena Vasquez, che va a terra, e poi De Bruyne appunto segna. Siamo dentro l'area di rigore del Genoa, da questa situazione De Bruyne trae un vantaggio che porta al gol. Vi dico la mia, ragazzi, so che andrò un po' controcorrente. Per me, capisco che possa non essere dato il fallo in questa situazione, nel senso che per quello, diciamo, per come siamo abituati nel calcio italiano soprattutto, queste cose qui vengono sempre fischiate. Però appunto è un'abitudine che a me non è mai piaciuta, anche perché Vasquez immediatamente non protesta nemmeno in maniera esagerata, mi sembra che vada giù in maniera molto molto facile, per cui fosse stata la stagione 25-26 io avrei gridato e urlato, non dico allo scandalo, ma quasi. Comunque avrei protestato in maniera veemente. Siamo dentro un nuovo corso. Orsato ha parlato di meno interventi VAR, di lotta alle simulazioni, di voler avere anche più contatto e l'arbitro che decide di più in campo. Ecco, su questo episodio dico solo, spero quindi che da ora in poi sarà sempre così, e non che questo rimanga un caso isolato e poi come l'anno scorso cambiano più volte le contestazioni e le decisioni. Quindi se questo è l'inizio di una nuova era a livello arbitrale su questo tipo di decisioni, che va contro anche chi si lascia andare, io sono assolutamente d'accordo, altrimenti saremo qui a ricordarlo settimana dopo settimana questo episodio. Chiudiamo con la polemica, andiamo sul campo dove vi faccio vedere due hitmap a confronto tra Andy Diouf e Pio Esposito. Diouf è stato votato ed eletto MVP, cioè migliore in campo della partita. Un Diouf che l'anno scorso 0 assist in credo 29 presenze di Serie A, quest'anno alla prima presenza già 2 assist, quindi è un dato molto importante. Ma per me Diouf non è stato in realtà il migliore in campo, anche perché, come ha detto lo stesso Chivo e mi trovo d'accordo, è stato un pochino più timido del solito dal punto di vista degli equilibri difensivi. Deve ancora lavorare e migliorare qualcosa contro un Monza molto organizzato, su cui tra poco torneremo. Pio Esposito per me ha fatto una partita di grande sacrificio, come vediamo dalla hitmap è stato veramente un giocatore a tutto campo, che poi è andato a trovare anche un grande gol con il colpo di tacco, che era quello che poi si richiede ad un attaccante. E Pio Esposito è stato anche il calciatore che ha tirato di più, è stato il giocatore che ha vinto più contrasti in tutta la partita, inclusi anche i difensori e i giocatori del Monza. Ha vinto circa il 70% dei duelli, 5 su 6 a terra, mentre Diouf ne ha vinti molti di meno. Ecco, Pio Esposito secondo me ha fatto una partita decisamente completa da questo punto di vista, e ha aggiunto anche il gol che serviva, con una curiosità particolare, come scrive FC Interdata, che porta sempre delle statistiche curiose. Pio Esposito ha segnato
12 gol con l'Inter contro 12 diverse squadre e quindi credo che Piccoli avesse questo tipo di record, ha superato le 20 squadre se non vado errato da questo punto di vista. Se continua così Pio Esposito a segnare un gol ad avversari sempre differenti può stabilire un altro record clamoroso evidentemente. Un'altra cosa che poi forse non hai visto come accennavo all'inizio è la domanda che ha fatto la nostra Romina a Jan Bissek, che per me ha fatto una domanda molto giusta perché ha chiesto al difensore tedesco della concorrenza in difesa, soprattutto dopo l'arrivo di Stones. E di fatto Bissek cosa ha detto? Ha detto che per perdere il posto deve morire, testuali parole del difensore tedesco, cioè ha fatto intendere che ovviamente darà tutto e che soprattutto i vari Stones, Pavard, al di là del nome, ecco, non va la carriera in campo, ma dovranno sudarsela per giocare. E Bissek per me ieri ha fatto una buona partita, meglio di una Kanji che al centro, ecco, qualche sbavatura è un tema che forse dovremmo approfondire, Akanji al centro, ma secondo me è anche un attimo da togliere le scorie della preparazione. Mi ha fatto pensare una cosa comunque, Bissek molto bene, Zielinski bene dopo il gol, perché prima del gol non benissimo, Diouf bene anche se un pochino timido, comunque tre giocatori protagonisti in questa partita, tre giocatori che sulla carta saranno poi nel corso di questa stagione in teoria scalzati, cioè in teoria Stones, Jones e Spence, con questo scioglilingua, prenderanno il posto e i tre saranno, è un po' brutto dirlo, ma forse più dei rincalzi, ecco, anche se è un po' brutto dire questa parola. Mettiamoci dentro pure Bonni, che è entrato molto bene in attacco. Questa concorrenza interna sarà un equilibrio sottile su cui Kivu dovrà lavorare bene, perché può spingere positivamente tutta la squadra, ma poi va anche un po' gestita in termini di equilibri e minutaggi. Per chiudere, una cosa sulla partita, perché nel primo tempo, mentre eravamo in diretta, ho letto veramente una vagonata di critiche, ma ci sta, capisco che uno si fa prendere dall'emozione del live della partita, e l'Inter effettivamente non ha fatto bene, anzi nel primo tempo il Monza ha chiuso molto avanti anche dal punto di vista degli expected goal, detto che è un dato che conta veramente molto poco, perché Çalhanoğlu segna con il tiro dalla distanza, fa un gol contro uno 0.01 di expected goal, quindi è ovvio che questo dato ormai è diventato anacronistico, però il Monza ha avuto anche l'opportunità di segnare una seconda rete. In generale l'Inter non ha prodotto una valanga di occasioni. Che cosa è successo poi? Tanti dicono nel secondo tempo si è sbloccata l'Inter, è entrata più cattiva, nel primo tempo invece si era seduta. Io non sono convinto che sia un tema di essersi seduti, sono anche in realtà dell'avviso che ogni tanto ci si debba rendere conto che si giocano anche contro degli avversari. E detto che il Monza aveva tante assenze, non è completo sul mercato e non lotterà per lo scudetto come noi, ecco, è comunque un avversario organizzato con un Ivan Juric che sa sporcarti le partite. E infatti io ho trovato un dato che secondo me è molto interessante per farvi capire come è andata questa partita, nella differenza tra primo e secondo tempo, dove nel primo tempo abbiamo visto un Monza che effettivamente ha dato tutto, andando a vincere molti duelli, circa il 55% dei duelli a terra sono stati vinti dal Monza e come vedete contrasti con cui possiamo semplificare e raccorpare tutto questo dato, ecco, hanno visto il 52% dei contrasti a favore dell'Inter e il 48% a favore del Monza, quindi molto equilibrata da un punto di vista fisico, da un punto di vista dei duelli, con un Monza che uomo contro uomo, lasciando a Martinez, un Pepo Martinez che per me è stato un filino troppo esagerato in alcune cose, deve diventare un pochino più omogeneo nel suo stile di gioco, comunque ci aveva creato dei problemi anche nella fase di costruzione e nei ritmi di gioco. Nel secondo tempo però l'Inter ha schiacciato il Monza soprattutto dal punto di vista dei duelli, 67% dei contrasti vinti all'Inter con il Monza che è crollato al 33%, nei duelli a terra l'Inter è salita dal 45 al 71%, il Monza è crollato dal 55 al 29% ed è tutta qui secondo me la differenza ed è soprattutto qui che si vede la differenza perché come sappiamo bene chi vince i duelli poi vince le partite e quindi il Monza ha fatto meglio nel primo, l'Inter meglio nel secondo, anche perché il Monza probabilmente ha dato tutto nel primo e contro l'Inter. L'Inter sa anche che alla lunga poi se tieni quei ritmi potrà venire fuori grazie anche alla profondità della rosa di cui stavamo parlando. Nota finale flash, la hitmap di John Stones accolto da un'ovazione che presto toccherà anche a Curtis Jones, come pronuncia lui il suo nome, uno Stones che è entrato in difesa ma poi ha svariato un po' in tutto il campo, si è messo a fare il regista, incursione anche in area di rigore avversaria.
mi sa che ci divertiremo. Però io mi sto gasando sempre di più per Jones e ne ho parlato spesso. Intanto godiamoci il debutto di Stones, godiamoci i primi 3 punti, le prime polemiche ed è tornata ufficialmente la Serie A. Ne parleremo anche stasera in diretta alle 19:30, quindi vi aspetto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Vi lascio intanto con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.